Podcast by di Pagliacciata. Allora, vediamo se riusciamo a farlo in favore di camera, magari. Inseriamo il grimaldello, speriamo sia chiuso. Voilà. Adesso bisogna trovare solo la posizione giusta. Voilà. One shot, one kill. Beh, penso sia fattibile probabilmente anche con delle serrature, ad esempio come questa qua. Inseriamo il grimaldello e andiamo a provare. Si è incastrato. Non sempre riesce. Allora, riproviamo. E uno, e due. Voilà. Tac. Andiamo a vedere come si può fare per spiegarvi un attimino come fare questa tecnica. Allora, su che serratori funziona? Funziona solo unicamente su serrature convenzionali, ok? Se ad esempio ha già spool pin, mushroom pin o serrate, quello che è, di sicuro non funzionerà. Quindi mettetevi l'anima in pace, non riuscirete mai ad aprire con una mano sola una che contiene già più di uno spool pin. Ok, forse un paio ancora, ma proprio va di culo, bisogna stare a manipolare ore e ore. L'altra cosa è la scelta degli strumenti, ok? In questo caso un tensore black end anche abbastanza spesso, ok? Intendo spessore del becco. E questo è fondamentale perché non deve, ecco, questa era la ginocchiata sul cavalletto, non deve muoversi all'interno del canale. Perché? Perché quando noi andremo a manipolare la serratura, questo si muoverà spesso e cercherà spesso di uscire, ok? Vedete? E cerca di tornare indietro. Quindi più è spesso e sta fisso e fermo all'interno del canale della serratura, meglio è. L'altra cosa è la scelta del grimaldello, ok? Un grimaldello da rake direi che è molto più indicato rispetto a uno a gancio. Quindi cosa si fa? Si inserisce, fatelo scorrere bene sopra il tensore, ok? Chiaramente l'angolo d'attacco è sempre quello superiore alla serratura, quello inferiore il becco è troppo corto per, così dire, tenere fermo il tensore, soprattutto in questa posizione, ok? Adesso, anche col raking non è che è molto facile aprire una serratura convenzionale, per carità, però, come dire, ci si può riuscire anche con una mano. Chiaro che serve un po' di pratica per mettere in pratica questo, per così dire, party trick, ok? Allora, in questo caso io stavo scegliendo di utilizzare il medio, ok? Sul tensore, a questa maniera, mentre pollice e indice li ho scelti per muovere il grimaldello, ok? Questo muoveremo su e giù il grimaldello perché tanto è un rake e il medio lo utilizziamo per mettere tensione, ok? Sul tensore appunto. Direi che non è che c'è molto da capire o molto da spiegare, se non che serve veramente molta pratica. Non è una cosa impossibile, non è una cosa, eh, per così dire, eh, irrealizzabile. Ok? Chiaramente serve pratica, come in tutte le cose. Ad esempio questa, come vedete, cosa succede? Prende e si incastra il grimaldello, ok? Quando è così, lasciate stare, bisognerà riprovare di nuovo, ok? Quindi inseriamo, aspettate che
si è spostato un po' il manico. Allora, inserite il grimaldello, anche qua il medio, e andate a manipolare la serratura, ok? E non è che c'è molto da spiegare se non la scelta degli strumenti e il tipo di serratura, ma semplicemente è qualcosa che richiede molta pratica, tutto qua. Quando avete un cazzo da fare, mettete come dei deficienti, tri e provate. Chiaro che non riuscirete con bestie a questa maniera o serrature o lucchetti che contengono spool pin, quello è chiaro. Mm? Direi che è tutto, un saluto e alla prossima!